Ciao a tutti amici, benvenuti e benvenute. Che tu sia un artista, un collezionista o futuro tale o semplicemente un appassionato d'arte, sei nel posto giusto. Qui vi guiderò nella descrizione un pochino di quello che sto facendo per realizzare questo olio su tavola. Qui mi vedete mettere tutto il necessario per iniziare, candelina tattica per creare atmosfera. Cosa ho messo? Principalmente pennelli di qualsiasi dimensione possibile, in realtà non ne uso tanti. Questa pipetta che mi servirà poi per dosare il medium che utilizzerò. E i pennelli li metto anche in questo strano aggeggino che voi direte: ma che cos'è? È un uovo di struzzo? Sì, è un uovo di struzzo. Vi lascio il video per il tutorial. Per crearlo anche voi è utilissimo. Io utilizzo principalmente i colori Remembrant perché li trovo estremamente belli, brillanti, danno quell'effetto che cerco, appunto brillante. Sono dei colori pazzeschi e mi ci trovo molto bene. Qui vado a mischiare il bianco di titanio con il bianco di zinco per ottenere un bianco da mescolanze. Come ho iniziato e quali sono i miei consigli per voi? Ho iniziato preparando la tavola con qualche mano di gesso che trovate già pronto in qualsiasi negozio di belle arti, 2 mani così, e poi come imprimitura ho voluto applicare un mix di acquaraggia e terre. Dopodiché sono andata a iniziare questo paesaggio dal cielo. Infatti quello che vi voglio consigliare caldamente è di iniziare dagli strati più lontani, ovvero quelli che stanno dietro, praticamente dallo sfondo, fino ad arrivare al primo piano, alle cose qui più vicine. Questo perché? Perché vi aiuterà nella sovrapposizione. Altrimenti, se farete il contrario, vi risulterà molto più difficile delineare i contorni. Come vedete, qui sto andando a una velocità pazzesca perché ho voluto fare un timelapse, ma in realtà sto andando lentissima. Sto facendo gli alberi con questo pennello a ventaglio che sono la cosa più difficile che ho trovato, soprattutto dare profondità alle foglie e ai rami. Cosa mi ha ispirato questo paesaggio? Questo paesaggio innanzitutto è la visuale che avevo dopo un trekking fatto nella campagna laziale. Mi sono ritrovata di fronte a questo paesaggio meraviglioso, ho scattato una foto e ho detto: questo lo devo dipingere, cioè per forza. E in più, come vedrete verso la fine, ci sarà anche una piccola cagnolina in basso a sinistra che secondo me rende l'immagine ancora più familiare e riesce a mandare lo spettatore proprio all'interno del dipinto. Ma questo appunto lo vedremo nelle immagini finali quando vedrete il risultato. Penso che il paesaggio in realtà sia anche uno dei soggetti più semplici e che danno più soddisfazione, perché lo puoi fare veramente a modo tuo, come lo senti tu dentro di te. Non ci sono magari forme precise, estremamente precise da dover dare come in un volto, quindi ti ci puoi veramente divertire.
Mi piace tantissimo il contrasto dato dal bianco della roccia con il cespuglio dietro verde. Adesso sto cercando di delineare la figura della cagnolina che andrò a completare poi alla fine. La tecnica che sto utilizzando possiamo dire che è alla prima. Le velature che ho fatto sono state veramente pochissime, semplicemente quelle che dai come ritocco finale. È una tecnica con la quale mi sto trovando veramente bene perché ti dà subito il risultato. La resa è molto buona, devo dire. Anche perché io adesso ho veramente tanti quadri da fare, che ho in mente, per una sorpresa che vi dirò a più là, che avrà luogo nel 2025. Vi lascio a voi immaginare di cosa si tratta. Ovviamente se avete qualsiasi domanda specifica non esitate a chiedermela, ma comunque io sono della scuola che per imparare bisogna guardare. Infatti sono autodidatta e allo stesso tempo non mi guardo video in cui c'è troppa teoria, giusto qualcuno per comunque migliorare la tecnica, però alla fine secondo me bisogna andare anche un pochino a sentimento, guardare soprattutto gli altri che dipingono. Questo sì, mi ha aiutato tantissimo vedere i timelapse anche di altri artisti, dei quali volevo eguagliare molto realistico e fatto bene, di qualità. Quindi questo aiuta anche a vedere come un artista lavora. Sì, mi è caduto molte volte la tavola perché questo cavalletto secondo me non è fatto proprio benissimo, però, cioè nel senso è buonissimo, però si poteva fare meglio. Ma più avanti sicuramente ne avrò di migliori. Quindi ripeto, non statevi troppo a concentrare sulle forme o sui colori. Io ho quasi dato i colori come piacevano più a me, piuttosto che come erano nella foto, anche perché ricordatevi che le foto catturano una percentuale di quello che noi cattureremo con l'occhio. Per questo è sempre preferibile dipingere dal vero, perché l'occhio riesce a catturare molti più colori rispetto alla fotocamera. Tra l'altro poi l'avevo scattata col telefono, quindi vi lascio immaginare che foto era. Però sicuramente dipingere dal vivo è il top. Se ci pensate, anche i pittori di una volta andavano sempre a dipingere dal vivo. Si prendevano i modelli, si facevano lo scenario e li dipingevano dal vivo. Questo è sicuramente l'opzione migliore, ma ovviamente io durante il trekking non è che mi sono portata tutta l'attrezzatura per dipingere, quindi ahimè mi sono dovuta adattare e ci sono andata di fantasia. Zoom sulla cagnolina.
Sicuramente non esiste una tecnica univoca per tutti i pittori perché ognuno ha la sua, perché ognuno sa come vuole che esca il quadro. Io utilizzo X materiali perché voglio che il mio quadro sia in X modo, quindi non soffermatevi magari troppo sui materiali da usare, o meglio, seguite lo stile che volete. Questo è il risultato finale, spero tantissimo che vi piaccia. Potete acquistarlo nel link in descrizione che vi lascio scrivendomi un'email con il titolo del quadro, Un giorno qualunque. Grazie, ci vediamo al prossimo video!